Ma come si parla davanti a una telecamera? What's going on, bros? My name is PewDiePie. Welcome back on this new video. No, scherzo, il mio nome è Pisa e questo è il video su come ho vissuto la mia esperienza americana. Ho 23 anni, è la prima volta che vado in America. Sono partito con un sacco di stereotipi perché, se sei un italiano, diciamo che degli americani pensi le peggio cose, pensi che sono ciccioni, pensi che sono stupidi, pensi che ammazzano la gente in giro per il mondo, pensi, votano Trump, questo non lo pensi, questo lo fanno. E che dire, un mese lì mi ha fatto cambiare molto le opinioni che avevo su di loro ed è figo, è stata un'esperienza molto figa ed è stata un'esperienza che vorrei mostrarvi. Ho solo due premesse prima di iniziare il video. Primo, queste sono le esperienze di un italiano che non potrebbe spiegare l'Italia a nessuno, perché non si possono spiegare i posti, si possono raccontare le proprie esperienze, quindi questa è la mia esperienza in America ed è questo quello che vi vado a raccontare. Secondo, tutto questo è stato molto possibile grazie a Ellie, che è la mia ragazza e che mi ha ospitato in America e che mi ha fatto vedere un sacco di cose in America e per questo devo ringraziare molto lei. Terzo, non fate i party pooper, per favore. Fermo. L'esperienza è iniziata in Pennsylvania, io sono spawnato, mi sono svegliato il primo giorno, ho aperto gli occhi e stavo nei sobborghi americani. All'interno di una casa americana con le tapparelle così. La prima cosa che salta all'occhio di quei posti è la perfezione delle case, quanto siano tutte una a fianco all'altra, sistemate, con la tipica cassetta delle lettere, il tipico vialetto che porta alla casa, che porta al posto dove c'hanno cosa di basket, c'hanno un grande giardino dietro, c'hanno il garage, sono molto tipiche, sono molto standard, ma la cosa che forse mi ha impressionato di più riguardo i sobborghi, il fatto che loro hanno praticamente costruito delle strade, delle case nella natura incontaminata, cosa che in Italia stride un po', che è case perfette, natura quasi incontaminata, strade perfette, asfalto perfetto, erba completamente sistemata, a fianco a foreste, laghi dove pescare, a fianco a posti sconfinati e grandi. C'hanno i cervi che gli entrano nel giardino, è una cosa particolare, OH, IO, OH, IO, OH, IO. E nei successivi giorni sono andato in Ohio. L'Ohio è famoso per la natura, non per molto altro. C'era una bellissima natura, bellissimi alberi. Sono stato in questa cittadina, Ashtabula, che è un po' una zona un po' depressa dell'America, nel senso che hanno avuto fabbriche in passato ma adesso non ci sono più, quindi c'è un po' di povertà in giro, però mi è piaciuto fare l'esperienza anche di un'America vera, di un'America interna, di un'America non di città grande. Stavo tra l'altro a fianco al lago Erie, che è uno dei grandi laghi, che è un mare praticamente. Altra cosa fondamentale dell'Ohio, Eddie's Grill. Eddie's Grill, forse il primo hamburger che mi sono mangiato americano. Eddie's Grill sta lì dagli anni 50 ed è un'icona. Ok, quindi dopo essermi immerso nella natura dei sobborghi della Pennsylvania e dell'Ohio, toccava la prima grande città americana, cioè Filadelfia. E questa è la mia reazione appena arrivo a Filadelfia. Raga, sono lontanissimi, sono giganti. Let's get under them. Ho fatto esperienza di la cheesesteak, che è tipo questo. Sono andato sotto i grattacieli, sono andato nella parte vecchia della città che ho trovato molto carina, molto graziosa, con le piante, sembrava molto urban friendly. Non lo so, mi piaceva, mi è piaciuta.
Philadelphia, tra l'altro, è una città ricca di storia per quelli che sono gli standard americani, perché lì è stata scritta la dichiarazione di indipendenza, quindi hanno l'Independence Hall, insomma hanno determinati punti di riferimento a Philadelphia, hanno la Cracked Bell o la Liberty Bell. In pratica è questa campana che poi si è craccata, si è spaccata, e loro la espongono in un museo come se fosse chissà che cosa. Oh, Philadelphia è importante, ci hanno girato un National Treasure. Lo provano a rubare quel maledetto documento, lo provano a rubare. E poi siamo andati alla partita di baseball. E la partita di baseball è stata un'esperienza che sono molto grato di aver fatto, perché, cioè, innanzitutto non conoscevo neanche le regole del baseball, me le hanno insegnate lì mentre lo guardavo e più o meno le ho capite, penso qualcosa mi manca, però vabbè. E lì ho visto la cosa più americana che vedrete oggi. La mascotte dei Philly che con una macchina cannone spara hot dog sulla folla. Oddio! Sì! Pura poesia. Come on, guys. È arrivato il momento del big boss delle città americane, è arrivato il momento della città forse più famosa del mondo probabilmente, NYC, New York City. Cioè, il grattacielo più alto che io abbia mai visto in vita mia probabilmente è il grattacielo di Gallipoli. Che non è alto, raga, è alto più di mezzo chilometro. Guardate quanto sono piccole le persone. Guardate quanto, cioè non rende, raga, ve lo giuro su Dio, non rende. Sono arrivato a Penn Station, per i successivi 5 giorni ho continuato a fare neck rubbing. In sostanza ho fatto il turista, ecco. Sembra finta. I primi giorni mi sembrava finta, perché l'ho sempre vista nei film, l'ho sempre vista ad Hollywood, l'ho sempre vista ripresa, e vederla dal vivo è un'impressione. E probabilmente la cosa che sbalordisce di più è l'architettura, cioè quel posto è famoso per i soldi e l'architettura, ok? E l'architettura è folle. Ecco, poi anche questa è una cosa interessante. New York City è divisa in 5 boroughs: Brooklyn, The Bronx, Manhattan, Queens e Staten Island. Staten Island non se la fila nessuno, anche se ci sono stato, ed è molto carina, è tipo completamente diversa da Manhattan. Ci si arriva su una ferry gratuita, il traghetto sostanzialmente. Molto carino, a misura d'uomo direi. Wow, thank you man. Give me a big one. Ci sta una chiesa assurda, che è uno sputo di chiesa alto 3 piani circondato da dei palazzi infiniti, tutti vetro a fianco, una cosa incredibile. Questo fun fact: Central Park è stato progettato da degli architetti, è un parco costruito dove prima c'erano delle case, cioè hanno detto ok, ciao, qua ci facciamo un parco, e ci hanno fatto il parco, quindi in realtà tutte le strade
anche in mezzo al parco sono segnate. Che strada siete? Dentro il parco lo potete capire grazie ai lampioni. C'è un modo segreto per capirlo che non vi spiegherò perché non ho capito neanche io. Ho una visitor guide New York di mio nonno, questa è del 1964. In questa non ci sono nemmeno le torri gemelle. Non ci sono nemmeno le torri gemelle. E adesso nel 2025 hanno fatto in tempo a cadere e a costruirci sopra il World Trade Center. Cioè ci rendiamo conto, questa è una città, anche dal numero di cantieri che ho visto aperti, è una città che cambierà drasticamente nei prossimi anni. È una cosa incredibile. Dal punto di vista di un italiano che vede una città come Roma rimanere pressoché immutata, è incredibile. Lo skyline, si sente, lo skyline è completamente diverso da anni fa e sarà completamente diverso fra 20 anni. E se chiedi a un newyorkese come ti fa sentire questa cosa, beh, ti diranno che se lo aspettano anche loro. È una città che ti fa sentire molto libero. Oh, tra l'altro Little Italy probabilmente posto spreferito di New York. Posto spreferito. Quanta pasta ti mangi all'anno per definirti italiano? Però vabbè, ci passiamo sopra. Per non farci mancare nulla, ragazzi e ragazze, signori e signore, ma come potevo esimermi? Parto dall'Harlem per arrivare a Battery Park. Godetevi in bici a New York. I'm walking here. Ora abbiamo quella elettrica che hai. I'm walking here. Hey yo, sorry bro. Tiè, te supero con la e-bike. Questo è il famoso Times Square che eviteremo di visitare, in bici perlomeno. Cioè in pratica a New York funziona così, le macchine stanno ferme e tu cammini dove ti pare.
To the edge. Andiamo verso the edge, va. Yeah, but Where the bus, like, or where the people get off on the bus from Washington, D.C.? no, mom, no, sorry. Spero ci sia posto. Oh, terribile notizia. Ottimo. Ottimo. E adesso vi prego di un momento di attenzione per lo sponsor del video. Ma quale sponsor, scusa? È lo sponsor. Washington DC, da non confondersi con l'altra Washington dall'altra parte degli Stati Uniti d'America. Che dire di Washington? È praticamente un prato, è un prato che collega Capitol Hill, il Campidoglio, al memoriale di Lincoln. In mezzo ci stanno l'obelisco, la Casa Bianca e una serie di musei gratis. E praticamente sta tutto là, tutto attorno sono case di funzionari dello Stato, è tutta roba governativa, è tutta roba, di amministrazione. E non ho molto altro da dire su Washington, sono semplicemente dei fanatici della bandiera americana, diciamoci la verità. Qua si sono scordati dove stanno, hanno messo un centinaio di bandiere tutte attorno, non sapevano che stavano in USA. Ma parlando di dedizione alla bandiera americana, mi verrebbe da raccontarvi del Poconos. Poconos! È una catena montuosa in Pennsylvania. Ci stanno un sacco di case vacanza, la gente va a fare vacanze, c'è una natura molto bella, ci stanno i laghetti, è tutto molto carino. Tipiche, solite case americane a cui l'America mi ha abituato, e sono stato lì con un gruppo di amici con cui abbiamo festeggiato il 4 luglio, che è tipo la loro festa nazionale dell'indipendenza, e sono tutti molto proud a stelle e strisce. Guys, I don't know if you wanna say how to the camera. Hey! Un sacco di birra. No, c'è un guys molto carino. Wow. Abbiamo mangiato un sacco di hot dog e burger, un sacco di burger, hamburger. Una menzione speciale per il gioco del cornhole. Il gioco del cornhole al quale apparentemente sono the goat with the sauce, whatever that means. E un'altra menzione d'onore alle pistole giocattolo, perché non c'è niente di più divertente di puntare una pistola a giocattolo a un americano. We're having Cocoa Krispies for breakfast. E fa
caldissimo, sono sceso in garage a registrare, infatti non so nemmeno che audio ci sia qua in giro perché rimbomba tutto. Beh, questa è l'ultima parte del video, una delle più impegnative, perché vorrei parlare del cibo. Ed è un argomento gigante, almeno per noi italiani, è un argomento gigante il cibo, perché siamo forse la nazione con... Siamo forse la nazione con una delle culture del cibo più elevate, più complesse, più sane, perché siamo molto sani. Cioè, ecco, direi questo. Gli italiani puntano sul cibo di qualità, il cibo sano, la dieta mediterranea, quello che vi pare. Gli americani puntano sul cibo buono. A loro non gli interessa che qualcosa sia sano, gli interessa che sia buono. E ragazzi, sono andato in America e mi sono mangiato il mondo, mi sono mangiato tutto quello che potevo, mi sono mangiato tutto il junk food che potevo, mi sono mangiato e bevuto tutte le Monster che trovavo, ho provato una quantità infinita di hamburger, ho provato una quantità infinita di panini. Infatti io vi vorrei fare un quiz, come diremmo in italiano. Secondo voi in 35 giorni di vacanza, quanti hamburger Secondo voi in 35 giorni di vacanza quanti panini mi sono mangiato? 3, 2, 1. 25 panini, mi sono mangiato 25 panini in tutti questi giorni di vacanza. È stato un po' crazy, me ne rendo conto. Io ho chiesto anche diverse volte a Ellie, ma come fate a rimanere fit? È pazzia. Tutti i gelati che c'hanno, raga, è follia. Ben Jerry tra l'altro. Ci ho comprato anche un frisbee di Ben Jerry. Gli s'more, che starebbe per give me more, che sarebbe dammi di più, ed è tipo un marshmallow che loro tipicamente abbrustoliscono sul fuoco in campeggio, poi ci spalmano sopra un pezzo di cioccolata, lo chiudono fra 2 biscotti e se lo mangiano così. È buonissimo. Ecco, questa anche è l'unica cosa che forse ho capito riguardo l'andare a mangiare fuori in America. Loro scelgono prima che cibo vogliono e poi scelgono la qualità della catena da cui prendere quel cibo. E ha senso perché loro sono tutte catene. Quindi tu scegli se vuoi un panino, se vuoi il messicano, se vuoi il cinese, se vuoi l'italiano, quello che vuoi. Scegli quello e poi scegli la qualità della catena da cui vuoi prendere il cibo, che è molto diverso da noi perché noi siamo più che altro, è tutto sostanzialmente di alta qualità, però effettivamente siamo un po' chiusi nella nostra cultura italiana del cibo e ci mangiamo molto cibo italiano. Beh signori, io non so che dire, siamo arrivati alla conclusione di questo video, io spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi, perché no? Supportate il canale con un like, attivate campanellina. Un ringraziamento speciale a Ellie, un ringraziamento speciale alla famiglia di Ellie, un ringraziamento speciale alla mia di famiglia che mi ha mandato in America e in generale a tutti gli amici che ho incontrato lì, è stato molto divertente. Un bacio e alla prossima! Ciao!